Questo nuovo viaggio che ci porterà alla scoperta dell'Istria parte da Muggia. Si tratta di un piccolo e grazioso borgo di pescatori, situato alle porte di Trieste, e che rientra nella minuscola porzione di penisola istriana che si trova in territorio italiano. Partiti, ci mettiamo subito sul tracciato della Parenzana. Questa ormai famosa ciclovia segue il percorso della ex ferrovia che collegava all'inizio del secolo scorso Trieste e Parenzo con i paesi dell'entroterra. L'arrivo a Capodistria è piuttosto anonimo, ma attraversata la periferia il centro storico merita sicuramente una sosta. L'impronta veneziana è evidentissima e il Palazzo Pretorio, con il Duomo di San Nazario in piazza Tito, ne sono gli edifici simbolo. Proseguendo, la traccia corre parallela alla costa. Il transito è consentito solo ai pedoni e alle biciclette, e questo consente di godere del panorama in tutta tranquillità. Dopo Isola, il percorso si addentra tra le colline. La strada è un continuo saliscendi e il paesaggio è dominato dalla coltura degli ulivi e dalle vigne. L'ex ferrovia deve assecondare la planimetria del territorio e quindi fa curve e frequenti gallerie, lunghe ma illuminate, c'è da divertirsi. Dopo l'ennesima galleria, in picchiata giungiamo a Portorose, dove decidiamo di fare una deviazione e raggiungere Pirano, che non è toccato dalla Parenzana. Il bellissimo centro sorge su un promontorio che domina il mare. La bianchissima ovale Piazza Tartini è dominata dal seicentesco Duomo di San Giorgio. Anche qui si respira aria veneziana, ma dopo tutto la Serenissima se n'è andata solo nel 1797. Lungo la linea dell'acqua torniamo a Portorose e quindi proseguiamo verso sud. Il confine con la Croazia ormai è vicino. Proprio a ridosso del confine si trova il Parco Naturale delle Saline di Sicciole e l'itinerario che stiamo percorrendo lambisce tutta l'area protetta. Le saline sono ecosistemi sempre affascinanti e anche queste meriterebbero una visita più accurata. Ma anche così riusciamo comunque a cogliere qualche bella immagine da portare a casa. Il confine con la Croazia ci porta a ridosso delle colline che delimitano il parco. Per risalirle, la Parenzana affronta pendenze non banali. Il fondo inoltre diventa sterrato e per alcuni tratti anche difficile. Si sale lentamente, ma questo permette di godere dei panorami che, man mano che saliamo, si aprono sulla zona delle saline appena percorse. Arrivati sull'altopiano, la strada punta decisamente ad est e sempre in mezzo a una bella e rigogliosa vegetazione compare sulla destra il paese di Buie. La faticosa salita al centro storico porta al cospetto del Duomo di San Servo, importante monumento barocco eretto anche con le pietre del preesistente tempio romano di Giove. A fianco cattura l'attenzione la vecchia scuola del paese. La strada continua in mezzo al verde e sempre in salita si arriva in vista di Grisegnana, dove faremo tappa oggi. Posta in cima ad un colle a quasi 300 metri di quota, è conosciuta come la città degli artisti. Da questa posizione domina la valle e il suo centro è un dedalo di stradine dove è piacevole passeggiare cercando un posto dove cenare. Da Grisignana riprendiamo l'ex ferrovia. I vecchi cippi scandiscono i chilometri che percorriamo, mentre siamo sempre immersi nel verde. Ogni tanto qualche apertura libera lo sguardo verso la valle sottostante.
circa 7 km prendiamo una deviazione che porta a Piemonte d'Istria. Saranno il cielo scuro, la ripida salita, le case arroccate divorate dalla vegetazione o l'assenza di abitanti, ma questo paese quasi completamente abbandonato dopo la Seconda Guerra Mondiale mette un po' di soggezione, ma allo stesso tempo affascina. Ripresa la ciclovia proseguiamo in completa solitudine fino al piccolo borgo di Antonci, dove trovando la strada sbarrata siamo costretti a scendere anticipatamente nel fondovalle. Risaliamo il fiume Quieto fino a Livade, dove riprendiamo la traccia della Parenzana. Subito dopo iniziamo a salire verso Montona. Questo borgo medievale meriterebbe sicuramente una visita, ma i nuvoloni neri iniziano proprio ora a scaricare un po' di pioggia, per cui desistiamo e proseguiamo verso Parenzo. Il percorso continua selvaggio in mezzo al verde, attraversando diversi viadotti. Da stamattina non abbiamo ancora incontrato nessun negozio, ma a Visinada troviamo per fortuna qualcosa da mangiare. A questo punto l'ambiente comincia a cambiare, la vegetazione lascia il posto a vigneti ed uliveti e le rocce lasciano il posto alla bellissima terra rossa caratteristica delle zone costiere dell'Istria. Il CIP 108 segnala che ormai sono solo 15 km che mancano a Parenzo e sempre su sterrato, a volte un po' fangoso, proseguiamo in ambiente piacevole. Ad un certo punto, quasi di sorpresa, appaiono il mare e la silhouette di Parenzo ormai vicina. Oggi abbiamo concluso la Parenzana, da domani seguiremo il tracciato dell'Eurovelo 8 che unisce la Spagna a Cipro seguendo la costa nord del Mediterraneo. Stasera la giornata la concludiamo ammirando gli spettacolari mosaici all'interno dell'antica basilica eufrasiana, patrimonio mondiale dell'umanità. Dopo le 2 notti passate a Parenzo, a causa del cattivo tempo, stamattina partiamo con il sole. Percorrendo piacevoli ciclabili all'interno di parchi ordinati e lungo la riva del mare, arriviamo in vista di Orsera. Ne risaliamo le strette viuzze del centro, giungendo nella piccola piazza centrale dove ci concediamo una sosta. Il canale di Leme è considerato l'unico fiordo dell'Adriatico e costringe ad un lungo giro per poterlo superare. Per farlo da Orsera imbocchiamo una strada sterrata che, immersa nella macchia mediterranea con alcuni saliscendi, ci porta ad est. Dopo circa 6 km si giunge alle imponenti rovine del monastero di San Michele. Vecchie di 1000 anni, sono in stato di abbandono, ma lì vicino, tutt'altro che abbandonato, si trova un ottimo agriturismo dove assaggiare le specialità locali dell'ottimo vino. Risalito interamente il canale, una strada sterrata ci introduce in una bellissima e bucolica valle, dove pedalare è particolarmente piacevole e rilassante. Dopo essere passati sotto gli altissimi piloni di un'autostrada in costruzione, compaiono davanti a noi le rovine di 2 castelli. Si tratta dei resti di un paese nato dall'unione di 2 antiche fortezze e poi abbandonato a causa della peste. Dopo l'ultimo tratto di salita particolarmente ripido, incontriamo la bellissima chiesetta della Madonna dell'Acuzzo e subito dopo Canfanar,
da dove inizia la discesa che in circa 25 km ci porterà a Rovigno. Scendendo a circa metà strada imbocchiamo la ciclabile che corre sul vecchio tracciato dell'ex ferrovia, che collegava Rovigno a Canfana. Lungo il suo percorso, con una breve deviazione, è possibile arrivare ad un belvedere sul canale di Leme, da dove si può ammirare l'intero suo corso fino al mare. A questo punto non ci resta che puntare su Rovigno, sempre circondati da bellissimi boschi misti. L'ultima sosta prima di arrivare la meritano infine i resti molto suggestivi della chiesetta campestre San Proto Martire. Stamattina, prima di continuare il nostro viaggio verso sud, decidiamo di salire ancora una volta allo spettacolare deserto sagrato della chiesa di Sant'Eufemia. Di prima mattina è un piacere girare per le strette viuzze di questo bellissimo paese. Lasciata Rovigno, percorriamo qualche chilometro di ciclabile, poi l'ambiente si fa più selvaggio. Per i primi 30 chilometri non incontriamo alcun paese. È incredibile come in questa regione si alternino luoghi affollati ad altri praticamente deserti. Il tracciato della Eurovelo 8 corre principalmente all'interno, ma alcune volte si arriva a lambire il meraviglioso mare istriano. In questa zona l'ambiente è caratterizzato da molti ulivi, ma fanno la comparsa anche le ginestre, che presto colorano di giallo l'intero panorama. Dopo Peroi arriviamo a Fasana, altra rinomata località turistica. Il lungomare è affollato e ci sono le code agli imbarchi per le famose isole Brioni. Man mano che si procede verso sud, l'acqua diventa sempre più bella. Questo mare sicuramente non ha nulla da invidiare a luoghi più blasonati. Arrivati in centro a Pola, compare la sagoma dell'Arena. Le dimensioni di quest'antico anfiteatro romano sono notevoli e con la luce di questo pomeriggio soleggiato appare come un miraggio. Non da meno l'ingresso nella meravigliosa piazza del Foro. Gli edifici importanti sono molti, ma è il tempio di Augusto a rubare la scena. Dopotutto sta lì da 2000 anni. Prima di arrivare a Medolino ci aspetta ancora una piccola emozione. Per raggiungere la nostra meta dobbiamo percorrere una stretta diga di cemento che collega le due sponde di un'insenatura. L'attraversamento dà brivido, specialmente quando si incrocia qualcuno. Dopo la bella serata di ieri passata sul lungomare di Medolino, stamattina ripartiamo puntando la ruota decisamente verso nord. Dopo aver pedalato lungo la costa occidentale dell'Istria, ne risaliremo quella ad est che delimita il Golfo del Quarnaro. All'inizio percorriamo dei sentieri piuttosto selvaggi che ci permettono di accorciare di qualche chilometro il tracciato della ciclovia mediterranea, nostro riferimento odierno. Dopo un tratto di provinciale, sempre comunque alquanto deserta, giriamo per una strada sterrata verso il mare e scendiamo fino a lambire una profonda insenatura. Come ci aspettavamo, questa parte dell'Istria è poco turistica. Anche la costa, sempre comunque molto articolata, rimane per lo più selvaggia.
incontriamo solo fattorie e qualche piccolo paese, colture di olivi e qualche animale al pascolo. Lasciato l'antico borgo di Barbana, con una lunghissima discesa torniamo al livello del mare, in corrispondenza del lungo canale di Rasa, ex zona mineraria di grande importanza. Per qualche chilometro seguiamo la riva del canale, dove il giallo delle ginestre e il rosso degli scotani fanno da naturale contrasto al blu del mare. Risaliti sull'altopiano lungo una bellissima quanto ripida salita, arriviamo in Vista del Bona, tappa di oggi. Questo antico borgo di origine celtica sorge in cima ad una collina e rimane famoso anche per la rivolta dei minatori del 1921, quando per un mese presero il controllo della miniera ribellandosi al potere degli italiani. Questa notte abbiamo la fortuna di dormire nella loggia del 1550, luogo di processi e centro della vita sociale del paese, ora trasformata in un B&B. Lasciata Albona, passiamo accanto al Parco delle Sculture di Dubrava e poi imbocchiamo una bellissima strada secondaria che attraverso un paesaggio bucolico ci riporta a ridosso del mare. Con la tappa di oggi abbandoneremo per un paio di giorni il Giro dell'Istria e faremo una deviazione che ci porterà nelle famose isole dalmate di Cherso e Veglia. Oltrepassato l'antico borgo di Plomin, la strada sbuca sul golfo del Quarnaro e in pochi chilometri arriviamo in vista di Brestova, dove ci imbarcheremo per fare esina nell'isola di Cherso. Quest'isola è davvero una meraviglia della natura. Lunga 80 km e larga al massimo 13, si allunga da nord a sud nel golfo del Quarnaro. È la più grande dell'Adriatico, ma è anche particolarmente impervia, con le cime più alte che arrivano a superare i 600 metri di quota. La strada che da Faresina porta a sud verso il capoluogo è di una bellezza travolgente, da centellinare piano piano. Ed in effetti 10 km di salita, mai troppo ripida a dire il vero, aiutano molto. Se si è fortunati, capita anche di ammirare i volteggi dei grifoni, che qui hanno uno degli ultimi habitat naturali della Croazia. Finita la salita, la strada corre sullo spartiacque a oltre 400 metri di quota, con dei panorami mozzafiato che si aprono sia verso ovest e la costa dell'Istria, che verso est e la più bassa isola di Veglia. Per arrivare a Smergo abbreviamo il percorso percorrendo in discesa una ripida e mal ridotta strada sterrata, che praticamente termina direttamente all'imbarco del traghetto. Santa Fosca, dove sbarchiamo, dista solo poco più di 10 km dal capoluogo. Li percorriamo con calma e concludiamo la giornata visitando il centro storico e godendoci uno splendido tramonto.
La tappa di oggi è sicuramente la meno interessante e anche la più pericolosa di questo viaggio. La statale che separa Veglia dal ponte che collega l'isola alla terraferma, da metà strada in poi non ha pista ciclabile e con il traffico di oggi non è certo un divertimento. Questo, oltre che essere pericoloso, non ci permette di godere dell'ambiente circostante ed è davvero un peccato. Dopo circa 30 km attraversiamo il famoso ponte di Veglia, lungo 1,5 km e costruito nel 1980. Lasciata la statale, riprendiamo subito a respirare e in breve incontriamo quello che sarà l'unico tratto piacevole della giornata. Il canale di Bakar è una bellissima insenatura che si allunga parallela al mare, con un'acqua stupenda e con due paesini, Bakar e Bakarak, che sorgono uno di fronte all'altro alle due estremità della baia. Attraversata una zona industriale e percorso una bella ciclopedonale che corre lungo il mare, arriviamo a Fiume, dove capiamo subito che non è luogo per ciclisti. Non ci sono tracce di ciclabili e quindi, attraversato velocemente il centro intasato da un traffico pericoloso, puntiamo decisamente, finalmente sul percorso protetto, verso Abbazia, di nuovo in Istria. Qui l'atmosfera è sicuramente più piacevole. Così ci godiamo una bella serata sul lungomare. Non può mancare infine una visita alla ragazza col gabbiano, statua di bronzo simbolo della città. Partiti da Abbazia di buon mattino, seguiamo per qualche chilometro la costa verso sud, fino a che, imboccando una tranquilla strada secondaria, ci inoltriamo verso l'interno. La strada sale decisamente con numerosi tornanti e questo ci fa godere da subito di splendidi panorami sul golfo del Quarnaro e sulle isole della Dalmazia. Oggi cominceremo la traversata del territorio meno conosciuto e frequentato di questa regione e che in 2 giorni ci riporterà a Muggia. Questa è anche la terra dei Liburni, un antico popolo marinaro dell'Alto Adriatico, che diede non poco filo da torcere agli eserciti romani. Lasciate le ultime case di Tumpici, entriamo nel Parco Naturale di Montemaggiore. Istituita nel 1999, quest'area protetta è la più vasta dell'Istria e ne rappresenta anche il punto più elevato. Le faggete e l'infinita varietà di fioriture sono le attrazioni principali del parco e quando, arrivati al passo a circa 1000 metri di quota, deviamo per una strada sterrata, entriamo in un mondo fantastico. A tratti lo sterrato diventa difficile, ma l'ambiente ripaga delle fatiche e delle difficoltà incontrate e la totale solitudine in cui ci troviamo è quasi emozionante. Quando infine ritroviamo l'asfalto, il paesaggio è ancora meraviglioso e dobbiamo fermarci spesso per fissare e portare a casa questi momenti bellissimi. La nostra tappa oggi termina a Pinguente, Buzet in croato, e il borgo antico cominciamo ad intravederlo già da piuttosto lontano. Abbarbicato su un colle in posizione dominante in mezzo alla verde valle del Quieto, fu un importante insediamento romano.
La salita per conquistare il centro storico è ripida, ma ne vale assolutamente la pena, come pure un giro lungo le stradine che ricordano le calli veneziane. Anche stamattina riusciamo a partire piuttosto presto e lasciato l'hotel iniziamo a seguire il corso del fiume Quieto. In questo tratto la valle è molto bella e il fiume scorre profondo in mezzo alle colline, l'aria è frizzantina, la strada è quasi deserta ed è un piacere pedalare. Dopo circa 7 km prendiamo una strada ancora meno trafficata ed entriamo in una valle se possibile ancora più bella. Poco dopo compaiono i ruderi del castello di Pietrapelosa, abbandonato da mezzo millennio. In tempi lontani questa era certamente una terra contesa. Dopo il castello, la valle, piegando verso est, si allarga e si addolcisce. Tra i campi coltivati compaiono anche i vigneti. Pedalando in questo luogo si perde quasi la cognizione del tempo e la mente vive un momento di assoluta leggerezza. Ritornati sulla strada principale, l'ambiente rimane sempre piacevole. Il traffico continua ad essere scarso ed infine ci ritroviamo in Slovenia. Ormai non esiste più il posto di confine presidiato, è sicuramente un bene, ma fino a qualche anno fa passare la dogana in bicicletta dava forse di più il senso del viaggio. L'ambiente che attraversiamo è ancora bello e bucolico. Questo viaggio ci ha fatto conoscere una terra a volte inaspettata. Da un lato i luoghi più o meno famosi, certo sempre meritevoli di una visita, dall'altra una regione ricca di sorprese e di luoghi incantevoli. Insomma, ancora una volta un viaggio che andava fatto. Di nuovo un lungo tratto in mezzo alle ginestre, poi una lunga discesa che ci porta verso il mare e verso Capodistria. L'ultimo tratto infine sulla Parenzana, che ci porterà all'inizio di tutto, al rientro in Italia e poco dopo a Muggia, dove termina il nostro viaggio.